Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi farò un'altra volta la carbonara che abbiamo già visto, vi rimetto qui il link, perché un mio follower romano mi ha scritto in privato su Instagram di provare a farla con l'uovo sodo. Ecco, io sono rimasto così pietrificato per 10 minuti, dopodiché ho detto ma guardiamo un attimo questa cosa qua, che mi sono informato e ho scoperto che in antichità o anche ancora adesso a Roma in qualche posto la fanno con l'uovo sodo anziché con l'uovo crudo come abbiamo visto. Quindi volevo cogliere, diciamo, questa tra virgolette provocazione, questo invito, e ringrazio Romano di avermelo fatto, per provare insieme a voi per la prima volta la carbonara fatta con l'uovo sodo. Quindi gli ingredienti: semplicemente le penne, ho detto cambiamo anche formato visto che si stravolge, diciamo, un po' così la tradizione. 2 rossi di uova che ho già assodato. Per assodare le uova si mettono in acqua fredda, si ricoprono di acqua fredda, quando iniziano a bollire si abbassa la fiamma e si calcola, diciamo, 6-7 minuti per farle venire abbastanza sodi. Se li volete un pochino meno sodi ne bastano 5 minuti. Poi vanno raffreddati subito sotto acqua fredda e poi vabbè, li abbiamo separati dal bianco. Pecorino romano e guanciale. Ho innanzitutto acceso sotto la padella la fiamma così che possa mettere il guanciale a sudare o vetrificare, come abbiamo già visto in altre preparazioni. Allora, mentre lui suda io scopro l'acqua che è quasi in punto di ebollizione, come vedete appena l'ho alzato un attimo. Ne prendo mezzo cucchiaio, mezzo romaiolo, così la metto un attimo qui a stemperare, dopodiché la salo. Come sempre va salata un pochino meno di quello che facciamo di solito, perché c'è il pecorino romano che apporterà la sua parte di sale. Allora, la padella era ben calda, quindi posso già abbassare la fiamma. Bene, a questo punto butto la pasta. Ci vogliono 11 minuti, quindi come sempre 9 e mezzo, poi dopo la guardiamo. Perfetto, mentre il guanciale inizia a sudare io sciolgo nell'acqua che abbiamo preso prima i rossi dell'uovo. Nella mia documentazione, diciamo così, ho scoperto che è molto in voga tra le persone a cui non piace, diciamo, l'uovo crudo, oppure che hanno paura di usare l'uovo crudo per vari problemi di varie malattie che sono trasmissibili tramite l'uovo proprio a crudo, e quindi non è una cosa così inusuale come pensavo io nella mia ignoranza. Ok, allora l'uovo è sciolto, a questo punto ci aggiungo il pecorino, anzi un po' lo conservo per la guarnizione dopo. Perfetto, e facciamo la salsina come abbiamo fatto per l'altra carbonara. Ecco fatto. Questa è venuta una cremina che ricorda molto la carbonara, diciamo quella classica. Sicuramente sarà più semplice da gestire il discorso che non venga, diciamo, la frittata, perché l'uovo è già cotto. Perfetto, allora questo lo appoggio un attimo lontano dalla fiamma. Tempo di cottura della pasta e ci rivediamo per completare il piatto. Eccoci, allora la pasta manca ancora un minuto. Mi sono dimenticato prima una parte fondamentale: il pepe, una generosa dose di pepe che aggiungo qui alla cremina di uovo e pecorino. Ok, qui ho messo da parte un po' di guanciale da mettere sopra per la guarnizione, per avere anche una parte un pochino ancora più croccante. A questo punto non ci resta che assemblare il tutto. Allora, la pasta la spengo, rialzo un attimo sotto il guanciale che nel frattempo ha sudato, e non solo lui, e lo andiamo a scolare. Come al solito deglassiamo un attimo tutto quello che ha rilasciato il guanciale, buttandoci sopra un pochino di acqua di cottura, e andiamo ad amalgamare facendo tirare quel poco di acqua, così che quel mezzo minuto, diciamo, che manca per avere la cottura perfetta lo termini in questo
acqua profumata, diciamo così, che poi alla fine è grasso di guanciale. Che ve lo dica a fare. Ok, spengo. A questo punto dobbiamo procedere come per fare la carbonara normale. Io nel dubbio faccio uguale, quindi raccorpo tutto da una parte e ci metto sopra questa fantastica cremina che veramente è venuta liquidissima, non me l'aspettavo sinceramente. Perfetto, adesso non ci resta che amalgamare il tutto. Viene incredibilmente cremosa, non avrei mai detto. Allora, è più semplice da gestire il discorso dell'uovo. Per il discorso del pecorino vale la stessa cosa, a alta temperatura il pecorino fila e poi dopo mi viene una palla lo stesso, quindi comunque sia la temperatura deve essere bassa, però ecco, può essere leggermente più alta perché l'uovo non ha il problema di cuocere a questo punto. Sono curiosissimo. Allora, piatto. Ok, pecorino. Nel frattempo ho preso un caldo, il pecorino è quasi fuso. E guancialino. Ok, farò questo test, questa prova per la prima volta. Andiamo com'è. È incredibile. Sfido chiunque a capire che non sia uovo crudo. È meravigliosa, semplicissima da fare, ancora di più. La farò molte volte così, specialmente quando le uova sono magari di qualche giorno, non siamo sicuri della provenienza, eccetera. Ti ringrazio infinitamente, è spettacolare. Vi invito tutti a provarla e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Vi invito altresì a iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto e a mettere like se vi fosse piaciuta questa idea. Vi consiglio ancora una volta di provare a farla perché veramente se la mettete a tavola invito chiunque a dire che non è uovo crudo. Alla prossima!